Ragazzi, come state? Oggi ho deciso di dedicare un po' di tempo a una delle attività domestiche che, ammettiamolo, non è proprio la preferita di tutti: stirare. Ma oggi è una giornata soleggiata, anche se un po' fredda, e voglio trasformare questo momento in un'opportunità per rilassarmi e condividere con voi il mio modo di affrontare questa routine. Vi porterò con me mentre piego lenzuola e altri capi e spero di rendere questo processo un po' più piacevole e motivante. Quindi prendetevi un momento per voi, mettetevi comodi e godiamoci insieme questa esperienza. Quando inizio a stirare, imposto il ferro alla minima temperatura, soprattutto per queste magliette che hanno un tessuto un po' delicato. So che molte persone non si prendono nemmeno la briga di stirarli, ma a me non piacciono le lenzuola troppo sgualcite, figuriamoci i vestiti. Quando finisco di stirare, piego le magliette e anche gli altri capi come se fossero nuovi. Non so spiegare perché, ma mi sembra che siano più invitanti da indossare così. È come se, dopo averle stirate e piegate con cura, avessero una nuova vita e si potessero indossare con più piacere. Nel mio paese, a proposito, per i nuovi sono cubana. Ricordo quanto mia mamma si dedicava a stirare i vestiti, tranne le lenzuola, ogni domenica pomeriggio. Era un rito che ci univa e noi da piccole iniziavamo a stirare le nostre divise per la scuola, imparando l'importanza di avere tutto in ordine. Quando sono arrivata in Italia ho continuato questa abitudine e ho cominciato a stirare anche le lenzuola. Qui lo spazio è limitato e ho scoperto che stirandole si riduce il loro volume, rendendole più facili da riporre. Con il tempo ho iniziato a trovare piacere in questo gesto. Vedere le lenzuola stirate e sistemate sul letto mi fa sentire come se fossi in un albergo. È una piccola cosa, ma mi dà una grande soddisfazione e un senso di casa. Ragazzi, spero di non annoiarvi con questo invito, ma ho notato che ci sono tante persone che guardano i nostri video ma non si sono ancora iscritti al canale. Se vi faccio compagnia, se vi sembra che da noi potete imparare qualcosa di nuovo o prendere qualche spunto interessante, vi invito a iscrivervi adesso. È un piccolo gesto che per noi significa tanto e ci motiva a continuare a creare contenuti per voi. Grazie di cuore per il vostro supporto. Come avete visto, in questa felpa ho stirato il retro. Alla fine chiudo e la piego come faccio con le altre cose. Quando stiro, penso che non debba essere perfetto, perché non mi considero un'esperta. L'importante per me è sentirmi presentabile e fare in modo che i miei vestiti non sembrino appena usciti da una bottiglietta. Voglio solo che quando esco tutto sia in ordine e che mi senta a mio agio. Quindi non è importante che sia tutto impeccabile, ma piuttosto che io e anche i miei ci sentiamo bene e sicuri di noi.
L'acqua che sto usando per il ferro è riciclata dall'asciugatrice. È davvero una soluzione intelligente e sostenibile. A volte uso anche l'acqua demineralizzata, ma la maggior parte delle volte preferisco questa. Quando stiro i jeans o i capi di tessuto più spesso, imposto il ferro alla temperatura massima per ottenere risultati migliori. Inoltre utilizzo sempre la modalità eco del mio ferro, che consuma meno energia. In questo modo posso prendermi cura dei miei vestiti e allo stesso tempo fare qualcosa di buono per l'ambiente. Spero. Se siete arrivati fino qui, vorrei sapere da quelli che stirano quale giorno prendete per farlo. Io per me oggi è domenica, ma a volte anche sabato mattina se si è riempito molto il cesto della biancheria. Volete conoscere una fan delle camicie? Eccomi qua. Sono proprio una fan di queste. Sono così eleganti e versatili. Questa è l'ultima arrivata. Non vedo l'ora di indossarla. La trovo così bella e perfetta per tante occasioni. Voi a quali tipi di capi siete più affezionati? Spero che stiate apprezzando davvero questo video. Io mi sto rilassando e divertendo tantissimo nel farlo. Alla fine decido di lasciarla qui a prendere aria. Questo è importante perché quando la stiratura è fresca e la camicia è appesa, l'aria circola e aiuta a mantenere le pieghe giuste. Voglio mentre stiro dirvi alcune curiosità che ho trovato per il video di oggi. Lo sapevate che il ferro da stiro è stato inventato nel XIX secolo? E prima si usavano oggetti pesanti riscaldati per stirare i vestiti? Il primo ferro elettrico è stato creato nel 1882, rendendo il lavoro di stiratura molto più semplice. Un'altra curiosità è che il vapore, che oggi è fondamentale per stirare,
è stato introdotto nei ferri da stiro negli anni '20. E sapevate che stirare non serve solo a rendere i vestiti belli, ma aiuta anche a eliminare germi e batteri. Quindi, mentre stai stirando, ricorda che stai facendo più che semplicemente sistemare i vestiti. Ragazzi, non voglio solo condividere curiosità. Voglio condividere anche alcuni suggerimenti per rendere questo compito un po' più facile e meno noioso, anche per i principianti. Ad esempio, prima di tutto, è importante organizzare bene i vestiti, separare i capi in base al tipo di tessuto e alla temperatura necessaria. Questo aiuta a lavorare in modo più efficiente. Usare sempre un po' di vapore perché aiuta a distendere le pieghe più ostinate. Se si stirano camicie, iniziare sempre dal colletto. E non dimenticarsi di ascoltare della musica o guardare una serie o un video nostro. Renderà tutto più divertente. Ricordate, la pratica rende tutto più facile. Quindi non scoraggiatevi se all'inizio non è tutto perfetto. Sono arrivata alle prime lenzuola e inizio con quelle singole del letto di mia figlia. Faccio attenzione a far combaciare bene gli angoli prima di iniziare a stirare. Spruzzo un po' di acqua profumata per lo stiro al profumo di fiori bianchi, così l'odore è fresco e piacevole. Il mio obiettivo non è che tutto sia perfetto, ma voglio che sia abbastanza stirato. Infatti, per gli angoli e le estremità che vanno dentro il materasso, ripasso solo per ridurre il volume. Così, quando arriva il momento di piegarle, riesco a ottenere un pacchetto il più sottile possibile. Questo piccolo rituale rende il momento del lavoro un po' più piacevole e mi fa sentire soddisfatta. Farò così anche con 2 o 3 lenzuola che ho accumulato per stirare e prima di iniziare spruzzo un po' di acqua profumata su di esse. Questo non solo aiuta a eliminare le pieghe, ma lascia anche un buon profumo. Con i copripiumini il lavoro sarà ancora più facile. Basta stirarli e piegarli finché non diventano piccoli e ordinati. Infine, per il copripiumino in spugna, non c'è nemmeno bisogno di stirarlo. Basta piegarlo e il gioco è fatto. Così riesco a sistemare tutto in modo rapido e senza troppa fatica.
Non mi dimentico di stirare i copricuscini. Possono sembrare solo un dettaglio, ma una stiratina non viene mai male. Comincio con le lenzuola matrimoniali. Anche se all'inizio può sembrare difficile piegarle da sola, ho scoperto un trucco. Uso l'asse da stiro come supporto. Così inizio a far combaciare gli angoli, proprio come faccio con quelle singole. Aggiungo un po' di acqua profumata e poi inizio a stirare. Ormai è diventato un compito facile per me e mentre lo faccio riesco a rilassarmi e godermi il momento. Ragazzi, spero che questo video speciale vi abbia tenuto compagnia e se non altro vi abbia dato qualche spunto utile per rendere il momento dello stiro un po' più leggero. È sempre bello sapere di avere qualcuno con cui chiacchierare, anche se virtualmente. Non vedo l'ora di leggere i vostri commenti e sapere cosa ne pensate. Io per oggi vi saluto e ci vediamo al prossimo vlog di Wendy. Ciao!